Nel complesso mondo degli affari, poche cose sono tanto cruciali quanto una catena di fornitura ben oliata. È la spina dorsale di ogni operazione di successo. Ma cosa guida questa intricata danza di domanda e offerta? È qui che entra in gioco la pianificazione strategica della domanda. Come un direttore d'orchestra, armonizza ogni strumento della catena di fornitura. Si tratta di creare una sinfonia di successo, dove ogni nota è in perfetta armonia. La posta in gioco non è mai stata così alta. Nel mercato globale e ipercompetitivo di oggi, le aziende operano con margini ridottissimi. Ogni decisione, dagli approvvigionamenti alla distribuzione, ha un impatto diretto sulla redditività. Al centro di tutto c'è la capacità di prevedere con precisione la domanda. Sovrastimare la domanda può portare a scorte gonfiate, immobilizzando capitale prezioso e aumentando il rischio di obsolescenza. Sottostimare la domanda, invece, può provocare esaurimenti di magazzino, opportunità di vendita mancate e danni alla reputazione del marchio. Nel mondo digitale di oggi, i clienti si aspettano una gratificazione immediata. Non soddisfare queste aspettative può portare alla perdita di clienti e a recensioni negative online. Le aziende che riescono a padroneggiare quest'arte acquisiscono un notevole vantaggio competitivo. Possono rispondere alle fluttuazioni del mercato con agilità, ottimizzare le proprie risorse e offrire costantemente valore ai propri clienti. Il panorama commerciale non è più prevedibile. Globalizzazione e progressi tecnologici hanno creato un contesto instabile. La capacità di prevedere con precisione la domanda è cruciale. Adottare tecniche avanzate che integrano dati quantitativi e qualitativi è la chiave. Sfruttando l'intelligenza artificiale e l'analisi dei big data, le aziende possono ottenere informazioni senza precedenti. Padroneggiando l'arte della previsione, le aziende possono prosperare. Nel cuore di ogni supply chain di successo c'è una verità fondamentale. La previsione accurata della domanda è essenziale. Senza una chiara comprensione di cosa i clienti desiderano e quando lo desiderano, le aziende operano praticamente al buio. Immaginate un costruttore che erige un grattacielo senza un progetto. Allo stesso modo, una supply chain senza una previsione accurata della domanda è destinata all'inefficienza. I livelli di inventario diventano un gioco d'azzardo, portando a costosi eccessi di scorte o a dannosi esaurimenti. Una previsione accurata della domanda fornisce il progetto per una supply chain snella ed efficiente. Permette alle aziende di ottimizzare i livelli di inventario, garantendo di avere i prodotti giusti nelle giuste quantità al momento giusto. Ciò riduce al minimo gli sprechi, riduce i costi di stoccaggio e libera capitale prezioso. Inoltre, una previsione accurata consente alle aziende di ottimizzare i programmi di produzione. In sostanza, la previsione accurata della domanda è la base su cui si costruisce una supply chain solida, reattiva e redditizia. Le conseguenze di una previsione della domanda imprecisa si ripercuotono sull'intera catena di approvvigionamento. Quando la domanda viene sovrastimata, i magazzini si riempiono di scorte in eccesso, bloccando spazio e capitale preziosi. Il rischio di obsolescenza incombe, poiché i prodotti rimangono inattivi sugli scaffali, esposti a danni, deterioramento o al rischio di diventare obsoleti. Al contrario, sottovalutare la domanda può essere altrettanto dannoso. Quando le aziende non riescono a prevedere la domanda dei clienti, le rotture di stock diventano inevitabili. Scaffali vuoti e ordini non evasi portano a clienti frustrati che potrebbero rivolgersi altrove. La corsa per ricostituire le scorte spesso comporta costi di spedizione accelerati, cicli di produzione affrettati e qualità del prodotto compromessa. Gli effetti a catena di una previsione della domanda imprecisa si estendono ben oltre il magazzino e i profitti. Può mettere a dura prova i rapporti con i fornitori,
interrompere i programmi di produzione e danneggiare la reputazione di un'azienda sul mercato. Nell'odierno ambiente commerciale ipercompetitivo, tali errori possono essere costosi. Nel mondo digitale di oggi, le aspettative dei clienti hanno raggiunto livelli senza precedenti. L'ascesa dei colossi dell'e-commerce ha portato i consumatori ad aspettarsi una gratificazione immediata. Per soddisfare queste aspettative in evoluzione, è necessario adottare un approccio alla previsione della domanda incentrato sul cliente. Le aziende devono cogliere il polso del loro mercato di riferimento, comprendere le preferenze, anticipare i bisogni e rispondere ai desideri mutevoli con agilità e precisione. Nel regno della previsione della domanda, i metodi quantitativi dominano quando i dati storici sono abbondanti e i trend sono identificabili. Questi metodi sfruttano la potenza della matematica e della statistica per trasformare i dati grezzi in informazioni fruibili. A differenza dei metodi qualitativi, che si basano sul giudizio di esperti e su valutazioni soggettive, i metodi di previsione quantitativi si fondano sull'oggettività. Questo approccio basato sui dati riduce la soggettività, minimizza i pregiudizi e fornisce una base più affidabile per prevedere la domanda futura. Il fascino della previsione quantitativa risiede nella sua capacità di svelare modelli e relazioni nascosti. Applicando algoritmi sofisticati e tecniche statistiche, le aziende possono acquisire una comprensione più profonda dei fattori che influenzano la domanda. Dalle semplici medie mobili a complessi modelli econometrici, i metodi di previsione quantitativa offrono un toolkit diversificato che le aziende possono sfruttare. Comprendendo i principi alla base di questi metodi e selezionando le tecniche più appropriate, le imprese possono sbloccare il potere dei propri dati, trasformando l'incertezza in un vantaggio strategico. I modelli di serie temporali sono una pietra miliare delle previsioni quantitative, soprattutto quando i dati storici mostrano tendenze discernibili nel tempo. Questi modelli si basano sul presupposto che il passato possa fungere da prologo al futuro. Le serie temporali analizzano gli schemi storici della domanda, individuando trend ricorrenti, variazioni stagionali e fluttuazioni cicliche per prevedere la domanda futura. Questi modelli eccellono nel catturare l'inerzia intrinseca agli schemi di domanda. Uno dei modelli più semplici ma sorprendentemente efficaci è il metodo della media mobile. Un rivenditore, ad esempio, potrebbe utilizzare una media mobile di 3 mesi per prevedere la domanda di cappotti invernali. Modelli di serie temporali più sofisticati, come lo smoothing esponenziale e l'ARIMA, incorporano fattori aggiuntivi come la forza del trend, gli indici di stagionalità e le componenti cicliche. Questi modelli sono particolarmente preziosi per le aziende che operano in settori con spiccate esigenze stagionali o cicliche. Sfruttando la potenza dei modelli di serie temporali, le aziende possono ottenere preziose informazioni sul ritmo e sul flusso dei loro schemi di domanda. Ciò consente di anticipare le fluttuazioni future e ottimizzare i livelli di inventario. Mentre i modelli di serie temporali catturano le tendenze storiche, l'analisi di regressione svela le relazioni causali. Esamina fattori come strategie di prezzo, campagne promozionali, azioni della concorrenza e modelli meteorologici. Stabilendo relazioni statistiche, le aziende comprendono meglio i clienti. Per esempio, una catena di ristoranti può analizzare l'impatto della spesa pubblicitaria. Queste informazioni aiutano a sviluppare campagne di marketing efficaci e ottimizzare le strategie di prezzo. Svelando i fili della causalità, le aziende anticipano i cambiamenti e mantengono un vantaggio competitivo. Il vero valore dei metodi di previsione quantitativa sta nella loro applicazione pratica in settori diversificati. Dai giganti del retail alle compagnie aeree, le aziende sfruttano questi metodi per ottenere un vantaggio competitivo. Un'azienda di e-commerce globale gestisce l'inventario di migliaia di categorie di prodotti. Impiegando modelli di serie temporali,
può prevedere la domanda per ogni prodotto. Nel trasporto aereo, l'analisi di regressione è cruciale per la redditività. Anche nel settore sanitario, i metodi di previsione quantitativa sono preziosi. Questi esempi evidenziano il potenziale di trasformazione dei metodi di previsione quantitativa. Metodi di previsione qualitativa. Il tocco umano in un mondo basato sui dati. Nel panorama aziendale odierno, incentrato sui dati, è facile trascurare il valore dell'intuizione e dell'esperienza umana. I metodi di previsione qualitativa abbracciano il soggettivo, attingendo alla saggezza collettiva e alle intuizioni degli individui. Immaginate di avventurarvi in un territorio inesplorato senza mappa o bussola. Non vi affidereste solo agli strumenti, cerchereste la guida di esploratori esperti. I metodi di previsione qualitativa servono a uno scopo simile nel mondo degli affari. Il metodo Delphi incarna il proverbio «È meglio avere 2 teste che una sola», o in questo caso, più teste di esperti sono meglio di una. Si tratta di un processo strutturato per ottenere il giudizio collettivo di un gruppo di esperti. Immaginate un gruppo di astronomi che si riuniscono per prevedere la traiettoria di una cometa. Il metodo Delphi facilita un dialogo strutturato tra esperti, consentendo loro di condividere intuizioni e convergere verso una previsione condivisa. Il processo prevede cicli di questionari e feedback, con esperti che forniscono valutazioni indipendenti. Questo approccio aiuta a mitigare i pregiudizi individuali e promuove una comprensione condivisa. Il metodo Delphi è prezioso in situazioni complesse e incerte, dove i dati storici sono limitati. È stato utilizzato con successo in diversi campi, dalla previsione dei progressi tecnologici alla valutazione dei rischi ambientali. Sfruttando la saggezza collettiva, le aziende possono navigare nell'incertezza con maggiore sicurezza. In un mondo dove l'innovazione è la nuova norma e il futuro appare spesso avvolto nell'incertezza, ci sono momenti in cui anche gli algoritmi più sofisticati non bastano. È in questi frangenti che il valore del giudizio esperto emerge. Come marinai navigati che attraversano acque inesplorate, anche le aziende si rivolgono alla saggezza di professionisti esperti. Il giudizio esperto, pietra miliare delle previsioni qualitative, riconosce che l'intuizione umana può essere uno strumento potente, soprattutto in situazioni inedite o eventi imprevisti. Questi esperti possiedono una profonda comprensione del loro campo, avendo assistito in prima persona alle tendenze del mercato. Le loro intuizioni sono valutazioni consapevoli basate su anni di esperienza. Attingendo a questo patrimonio di esperienza, le aziende possono prendere decisioni più consapevoli. Elevare le previsioni. Da indovinelli reattivi a strategia proattiva. L'integrazione tra metodi di previsione quantitativi e qualitativi rappresenta un cambiamento fondamentale di mentalità, elevando le previsioni da esercizio reattivo a fattore proattivo e strategico per il successo aziendale. In passato, la previsione della domanda era vista come un'arte imprecisa, basata su modelli storici. Tuttavia, con un mercato complesso e volatile, l'importanza di previsioni accurate è più grande che mai. Adottando un approccio che consenta una visione d'insieme, le aziende possono trasformare i loro processi di previsione da reattivi a proattivi. Questa trasformazione consente alle aziende di anticipare i cambiamenti del mercato e ottimizzare l'allocazione delle risorse. Previsioni accurate permettono di avere i prodotti giusti, nelle giuste quantità, al momento giusto. Comprendendo i bisogni dei clienti, le aziende possono personalizzare le loro offerte e migliorare la centralità del cliente. In sostanza, l'integrazione di metodi di previsione consente alle aziende di plasmare proattivamente il proprio destino e guidare una crescita sostenibile. La trasformazione digitale. Sfruttare il potere delle tecnologie avanzate. Nel panorama aziendale in rapida evoluzione di oggi, i dati fluiscono come un fiume digitale,
e i progressi tecnologici rimodellano le industrie. Le aziende hanno ora accesso a tecnologie avanzate che sbloccano livelli senza precedenti di precisione e agilità. Immaginate un mondo in cui le aziende possono anticipare i cambiamenti del mercato con precisione e personalizzare le esperienze dei clienti. Questa è la promessa della trasformazione digitale nella previsione della domanda. Non riguarda solo l'automazione, ma il reimmaginare la previsione della domanda per guidare il processo decisionale strategico. L'intelligenza artificiale, o AI, sta rivoluzionando il mondo del demand forecasting. Permette alle macchine di imitare le funzioni cognitive umane come l'apprendimento e la risoluzione dei problemi. L'AI sta liberando il potere dell'analisi predittiva, consentendo alle aziende di anticipare la domanda futura con notevole precisione. Immaginate un grande maestro di scacchi che analizza in anticipo innumerevoli mosse. Il demand forecasting alimentato dall'AI opera in modo simile, analizzando enormi set di dati per prevedere la domanda futura. Gli algoritmi di AI eccellono nell'identificare relazioni complesse tra variabili. Un modello di previsione basato sull'AI potrebbe scoprire una correlazione tra il sentiment dei social media e la domanda di un prodotto. I modelli di previsione basati sull'AI possono apprendere e adattarsi continuamente. Questa capacità di autoapprendimento è preziosa nel mercato dinamico odierno. Adottando il demand forecasting basato sull'AI, le aziende possono migliorare la precisione delle previsioni e ottimizzare l'allocazione delle risorse. Il machine learning, ovvero l'apprendimento automatico, svela schemi nascosti e guida il miglioramento continuo. Funziona come un detective esperto, analizzando indizi e perfezionando ipotesi con nuove prove. Gli algoritmi di machine learning setacciano enormi set di dati, identificando schemi nascosti e migliorando i modelli predittivi. Eccellono nell'identificare relazioni non lineari e interdipendenze sottili. I metodi tradizionali spesso faticano a catturare queste complessità. Il machine learning gestisce dati ad alta dimensionalità, estraendo informazioni significative. Si adatta continuamente alle mutevoli condizioni di mercato. Le previsioni diventano più accurate e affidabili nel tempo, consentendo decisioni agili e informate in tempo reale. Il machine learning rappresenta un cambio di paradigma nella previsione della domanda. Permette alle aziende di abbracciare un approccio dinamico e basato sui dati. Il vero potere del Sales and Operations Planning, S&OP, non risiede nella sua complessità, ma nell'approccio strutturato. Un processo in 5 fasi che guida le aziende attraverso una sinfonia di collaborazione, analisi dei dati e decisioni strategiche. Fase 1. Raccolta dati. Preparare il terreno per decisioni consapevoli. La base di ogni processo S&OP di successo è data accurata e tempestiva. Fase 2. Pianificazione della domanda. Anticipare le esigenze del mercato. Con i dati raccolti, l'attenzione si sposta sull'anticipare la domanda futura. Fase 3. Pianificazione dell'offerta. Orchestrare il flusso di beni e servizi. Una volta stabilita la previsione della domanda, il passo successivo è determinare come soddisfare al meglio quella domanda. Fase 4. Riunione pre-S&OP. Armonizzare domanda e offerta. Questa fase cruciale riunisce i rappresentanti di tutti i dipartimenti chiave per esaminare i piani di domanda e offerta. Fase 5. Riunione S&OP esecutiva. Dirigere la sinfonia dell'esecuzione. L'ultimo passaggio del processo S&OP comporta la presentazione dei piani di domanda e offerta, riconciliati al team esecutivo per la revisione e l'approvazione. Seguendo questo processo strutturato in 5 fasi, le aziende possono trasformare le proprie iniziative S&OP in un ciclo continuo di collaborazione e decisioni strategiche. La pianificazione di vendita e operations S&OP getta le basi per l'armonia della catena di fornitura all'interno di un'azienda. Tuttavia, nell'odierno ecosistema aziendale interconnesso, è necessario estendere i principi di collaborazione e allineamento oltre le mura aziendali.
È qui che entra in gioco la pianificazione, previsione e rifornimento collaborativi, CPFR. Immaginate una squadra di nuoto sincronizzato. I loro movimenti fluiscono insieme senza interruzioni. Il CPFR consente alle aziende di raggiungere questo livello di sincronizzazione con i loro partner della catena di fornitura. Prende i principi fondamentali dell'SNOP e li estende ai partner commerciali chiave. Questo approccio consente alle aziende di migliorare l'accuratezza delle previsioni e ridurre i tempi di consegna. Abbracciando il CPFR, le aziende possono trasformare le loro catene di fornitura in reti interconnesse di partner collaborativi. Il futuro della previsione. Un viaggio continuo di innovazione. Concludendo la nostra esplorazione del panorama in continua evoluzione della previsione della domanda, una cosa diventa estremamente chiara. Il viaggio è tutt'altro che finito. La ricerca di previsioni più accurate, approfondite e attuabili è una ricerca continua, alimentata da innovazione incessante. Immaginate un mondo in cui la previsione della domanda trascende i limiti dei dati storici, dove gli algoritmi possono anticipare i cambiamenti nel sentiment dei consumatori prima che si concretizzino completamente. Questa è la promessa allettante del futuro della previsione. Un futuro in cui i confini tra predizione e anticipazione si sfumano. Questo futuro non è una lontana utopia, è un futuro che viene attivamente plasmato dai progressi in corso. Il futuro della previsione della domanda è un futuro di innovazione continua. Le aziende che adottano nuove tecnologie otterranno senza dubbio un significativo vantaggio competitivo.